Oggi vi presento un dispositivo Hi-Fi versatile che svolge le funzioni di DAC, amplificatore di potenza e amplificatore per cuffie. Potente e di alta qualità, integra componenti di fascia alta, un chip Infineon MA5332MS, un chip CS43131 DAC e un'interfaccia USB XU316 XMOS. Si tratta di SMS-LAO300, amplificatore in classe D. Ma adesso vediamo cosa c'è dentro la scatola. Ed ecco qui i vari foglietti. Certificato di garanzia. Manuale di istruzioni, scritto in inglese e cinese. Cavo HDMI per collegarlo alla TV. Telecomando in plastica. Cavo USB per collegare il DAC dell'amplificatore al PC, smartphone, tablet o altri dispositivi. Antenna Bluetooth. Cavo di alimentazione. Ed ecco l'amplificatore SMS-LAO300. Il case è in metallo. Molto bello, e con tante entrate, che andrò a spiegare dopo. Anche il davanti è molto bello, con un bel display a sinistra, una bella manopola del volume e due uscite per cuffie, che andrò a spiegare anche dopo. Adesso andrò a spiegare le caratteristiche, sul frontale e il dietro dell'amplificatore. Display in vetro temperato. Manopola del volume. Questa manopola ha delle funzioni che andrò a spiegare dopo. Uscita cuffia bilanciata da 4,4 mm. Uscita cuffia sbilanciata da 6,35 mm. Ho dimenticato di far vedere il logo SMSL, che è situato sopra, ed è molto bello da vedere, ed è molto bello anche il design. Adesso passiamo alle connessioni dietro. connettore di alimentazione, IEC, e interruttore on e off.
Uscite, per una coppia di altoparlanti da 4 a 8 ohm. Sui connettori si possono inserire forcelle, banane o cavi spellati. Ingresso stereo, LER, RCA. Uscita per un subwoofer attivo. Ingresso coassiale. Connettore dell'antenna Bluetooth. Ingresso ottico. Ingresso HDMI ARC per poterlo collegare su una TV. Ingresso USB di tipo C per poterlo collegare con un PC, tablet e smartphone. L'ingresso USB della A300 è completato dall'interfaccia XU316 di XMOS. Ciò consente di supportare flussi audio ad alta risoluzione, in PCM a 32 bit 768 kHz e DSD fino a DSD 256, e supporta anche codifica MQA. Per farla breve, monta un ottimo DAC, e il suono è davvero ottimo, e codifica benissimo qualsiasi tipo di file audio e frequenze diverse senza alcun problema e scoppiettii. Al suo interno hanno messo lo stesso DAC di SMS LM300SE, che ora vi mostro. Questo DAC è alla pari del topping D10S, E30 e 50, e in più ha la codifica MQA. Potete vedere tutte le caratteristiche e opinioni di questo SMSL M300SE su Amazon. In entrata ottica e coassiale, le frequenze in PCM arrivano fino a 24 bit e 192 kHz e in DSD fino a DSD 64, solo in PCM DOP e non in DSD nativo, e supporta anche codifica MQA. Il ricevitore Bluetooth supporta codec ad alta risoluzione come aptX HD e LDAC. L'audio si sente molto bene, come un lettore CD. L'ingresso RCA, provato con un DAC esterno, Topping e 70 Velvet, e anche con un lettore CD Marantz, e si sente molto bene e non ho trovato nessun tipo di problema. L'uscita sub-out, invece provato con un subwoofer attivo, SVS, PB1000. Funziona benissimo in entrata LFE del subwoofer, e si sente molto bene il sub, nessun problema riscontrato. Tutte le connessioni funzionano benissimo, purtroppo non ho potuto provare l'entrata HDMI, ARC, perché nella mia postazione PC non ho una TV, ma un monitor per PC, ma credo che l'entrata HDMI funzioni anche molto bene. Le uscite per cuffie da 4,4 mm e da 6,35 mm provati entrambi con la mia cuffia Denon AH D7200, sia con cavo bilanciato e sia con cavo sbilanciato, ma non ho notato alcuna differenza di suono o di volume, si sentono entrambi molto bene e non presentano alcun problema. Queste sono le caratteristiche delle uscite per cuffie. Il chip Cirrus Logic CS43131 è un chip DAC che integra un amplificatore per cuffie a basso rumore e ad alta fedeltà. Questo chip, infatti, è in grado di pilotare cuffie audiofile con un'impedenza di 600 ohm e una potenza di uscita di 5 mW per canale. Con un carico di 32 ohm, fornisce 32 mW per canale. Queste invece sono le caratteristiche tecniche dell'amplificatore. Chip Infineon MA5332, MS. L'MA5332, MS Infineon è un chip di amplificazione stereo di classe D. Questa soluzione MCM, modulo multichip, integra 4 transistor MOSFET. Consente all'A300 di erogare una potenza fino a 2 x 165 W a 4 ohm e 2 x 85 W a 8 ohm. Adesso vi mostro alcune funzioni del menu del display e altri funzionamenti dell'amplificatore. Dall'interruttore sul retro, l'ho già messo su on.
quindi ora è in modalità stand-by. Premendo più a lungo la manopola del volume si accende. Lunga pressione sulla manopola del volume, va in modalità stand-by. Adesso lo accendo di nuovo. Breve pressione sulla manopola si passa al menu. Girando la manopola si può scorrere nelle varie funzioni del menu. Da telecomando invece viene molto più facile agire sul menu. Con questi tasti si può scorrere sul menu. Su Output troviamo due opzioni: altoparlanti o cuffia, quindi puoi scegliere di ascoltare o solo i diffusori o solo la cuffia. Su EQ sono stati integrati 8 tipi di equalizzazione diversi: Direct, Tone, SDB, Bass, Superbass, Rock, Soft, Clear. Poi ci sono i controlli di tono, treble e bass, e si possono aumentare e diminuire in base ai nostri gusti. Poi su Filter troviamo 5 tipi di filtri: filtro latenza, veloce e basso; filtro compensato, veloce e fase; filtro latenza, lento e basso; filtro compensato, lento e di fase; filtro non di campionamento. Su Color possiamo impostare 8 colori differenti. Colore rosso, colore verde, colore blu, colore giallo, colore ciano, colore arancione, colore viola, colore bianco, questo tasto serve per disattivare l'audio. Il tasto FN serve per spegnere e accendere il display. Questo tasto serve per selezionare i vari ingressi: ottico, coassiale, Bluetooth, HDMI, AUX RCA, USB DAC. Tasto per alzare e abbassare il volume. Il volume massimo arriva a 60 e il volume minimo a 0. Su Dimmer ci sono due opzioni. Il display su On resta sempre acceso e su Off dopo 5 secondi si spegne in automatico. Su Reset, invece, viene resettato di fabbrica. Cancella elenco BT. Girare per cancellare.
Pigiando questo tasto si mette in stand-by l'amplificatore, pigiandolo di nuovo si accende l'amplificatore. Dal pulsante dietro invece si spegne del tutto l'amplificatore. Ora andiamo ad ascoltare l'amplificatore. L'audio è stato registrato da smartphone, quindi non è come ascoltarlo dal vivo. Posso dire solo che sono rimasto molto soddisfatto da come suona questo amplificatore. È molto raffinato e abbastanza potente per un uso domestico. SMSL, AO300 potete acquistarlo su Amazon.
E vi consiglio di acquistarlo da questo venditore, Aoshida Audio. È una ditta cinese, ma ha anche un'assistenza tecnica in Italia. Prezzo 289 euro. Potete acquistarlo di colore nero o silver. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi sul mio canale YouTube e mettere un bel mi piace sui miei video. Vi ricordo anche che sotto questo video metto i link di vendita Amazon per acquistare il prodotto sui miei link. Così mi date anche una mano a far crescere il mio canale YouTube e a recensire anche molti altri prodotti come questo. Grazie, e al prossimo video!